Ma abbiamo una grande opportunità. Leggevo da uno studio Ambrosetti che nel mondo con il Covid sono stati sostanzialmente rilasciati 9 trilioni di dollari per investimenti. Leggo che diciamo, il nuovo decreto legge dovrebbe liberare 7 miliardi di euro su tutto ciò che è politica ambientale, il credito d'imposta. Il decreto rilancio? Esattamente, 210 milioni con la 5819. Quindi abbiamo risorse in Italia, adesso mi fermo all'Italia, che possono essere investite per un rilancio dell'economia. E allora quale migliore opportunità se non quella di rilanciare l'economia già in un'ottica di futuro e quindi di sostenibilità e quindi di economia circolare? Perché l'economia circolare è importante e se ne comincia a parlare molto? E questo mi fa ovviamente molto piacere perché me ne occupo da anni. E perché dopo diciamo, l'ondata delle rinnovabili, che continua ad avere un suo diciamo, sviluppo, e l'efficienza energetica, ci si è accorti che le risorse materiali sono finite in questo mondo, che la CO2 che emettiamo, l'anidride carbonica che emettiamo è sovrabbondante, quindi il tema del climate change, e quindi dobbiamo mettere in atto politiche ambientali volte alla riduzione, quindi non al consumo, ma al riutilizzo. Ora, l'Italia, paradossalmente, non molti lo sanno, ma è una delle aziende al mondo più virtuose, perché noi abbiamo avuto poche materie prime a disposizione, quindi siamo virtuosi. Noi utilizziamo e riimpieghiamo il materiale 2 volte la media europea, molto meglio dei tedeschi. Abbiamo anche aziende che sono dei piccoli campioncini regionali, provinciali di economia circolare. Allora, io credo che sia venuto il momento di lavorare per rinforzare queste imprese, magari accorpandole, riorganizzandole, rilanciandole, e fare in modo che questi campioncini regionali, provinciali, possano diventare nazionali e perché non europei. Io ho cofondato 2 anni fa la Federazione Europea dell'Economia Circolare con francesi e tedeschi e mi sono accorto che tedeschi e francesi stanno guardando alle nostre imprese con grande libidine perché hanno capito che qui ci sono centri d'eccellenza. Il problema è che molte di Ne queste parlavamo. imprese sono gestite da imprenditori illuminati, bravissimi, che però ovviamente da soli non hanno la finanza, le risorse e forse anche le competenze per lavorare. Un'azienda di consulenza molto capace come PwC, io credo che nel futuro lavorerà con questi imprenditori, così come la finanza, perché noi abbiamo una grandissima occasione in Italia, che non stiamo cogliendo e che dobbiamo cogliere, che è quella di creare diciamo, l'Enel dell'economia circolare. L'Enel ha fatto un miracolo in questi anni sotto la direzione di manager illuminati e ha fatto sì che abbiamo uno dei gruppi più importanti nel mondo sulle rinnovabili. È venuto il momento di creare dei campioncini, diciamo nazionali, poi magari europei, sull'economia circolare. Perché è importante? Io faccio un esempio perché poi i numeri parlano molto chiari. Molti imprenditori italiani oggi pensano che il costo del lavoro e il costo della materia prima e le tasse siano gli elementi con cui si può giocare la competitività. Se noi parliamo anche Confindustria, si parla di cuneo fiscale, si parla ovviamente di tasse, tutti temi importantissimi. Io però vi dico che nei prossimi anni, nei prossimi mesi, si parlerà di tassa sulla CO2. La Commissione von der Leyen focalizzerà il suo Green Deal sul tema della decarbonizzazione. Ora, la domanda che faccio agli imprenditori italiani, ma noi siamo tutti pronti a gestire i nuovi costi che verranno dall'Europa sulla CO2? Qualcuno parlava prima di carbon Carbon tax, tax. ok? In realtà la carbon tax c'è già, ok? Ma potrebbe essere rinforzata da costi della CO2 enormi, altissimi. Allora la nostra impresa, noi siamo il secondo paese industrializzato d'Europa, siamo la seconda potenza agroalimentare d'Europa, noi abbiamo il dovere, e gli imprenditori sono obbligati, a ragionare in termini di costi, in termini di CO2. Ora, l'abbattimento del CO2 è uno degli elementi con cui si può lavorare attraverso l'economia circolare. Faccio un esempio. Noi oggi consumiamo molto gas, ok? Questo gas può essere prodotto anche tramite fonti naturali, cioè biogas, ok? Noi abbiamo, come dicevo, siamo la seconda potenza agroalimentare europea. Ora, il biogas, vedetelo come 3 diverse, diciamo, fonti di benefici per l'economia italiana. Uno, perché il biogas genera valore per l'agricoltore. Due, perché fa l'offsetting di CO2, è energia rinnovabile. Tre, fa sì che si riduce la filiera, diciamo, energetica,
aumentando la sicurezza del approvvigionamento della zona, della regione, cioè la cosiddetta a chilometro zero, l'energia a chilometro zero. Quindi aumenta la resilienza del sistema economico europeo, italiano. Quello che vi dico è perché lavorando molto in Europa mi sono accorto che noi abbiamo dei punti di forza, delle eccellenze veramente notevoli, solo che molto spesso non sappiamo di averle. Molto spesso non le sappiamo valorizzare. Credo che il sistema finanziario sia importante. Questo è il motivo per cui ho lanciato il fondo sull'economia circolare, perché ritengo che, ed è il primo fondo di private equity dedicato solamente sull'economia circolare, perché ritengo ci sia molto spazio, credo che possa essere una cosa molto utile per il Paese e credo che oggi è il momento giusto per cominciare a investire in questo tipo di economia. Un'economia che non è un costo, è un'opportunità economica per aumentare la resilienza del sistema Paese. Quindi mi pare di capire che lei ha detto i soldi più o meno ci sono, l'hanno messi anche per tamponare l'emergenza, però manca l'idea, cioè serve il salto, come ha detto lei, sì. cioè mancano tre cose. Il salto. Mancano tre cose. Mancano la focalizzazione, questi soldi devono essere focalizzati sull'economia circolare. Okay. La seconda cosa, occorre lavorare su quello che si chiama end of waste, cioè il materiale quando diventa, diciamo, scarto, cosa ne posso fare? Che tipo di certificazione ho bisogno per lavorarlo? Su questo occorre lavorare meglio insieme alle istituzioni. È già stato fatto molto, ma credo che insieme alle istituzioni si possa fare ulteriormente di più. Terzo tema, le autorizzazioni. Quello di cui parlava il mio predecessore prima, non è possibile che noi costruiamo un impianto in X mesi e poi le autorizzazioni ce ne vogliono 4 mesi. Okay? Se noi vogliamo scaricare a terra tutti questi miliardi, e questo vale per le infrastrutture critiche, ma vale anche per le infrastrutture dell'economia circolare, occorre che il processo di autorizzazione sia più snello, negli interessi del Paese, ovviamente senza bypassare norme di sicurezza e tutte le norme amministrative. No, su questo sposo moltissimo il decalogo del PwC, è fondamentale. Cioè, scaricare a terra le risorse. C'è un intervento sulle regole. Diciamo. Assolutamente. Posso chiedere? Sì. Beh, mi intriga molto il concetto del circular bond. Ci vuoi spiegare? Sì. Allora, noi abbiamo, diciamo, un sistema finanziario a supporto delle energie rinnovabili notevole. Abbiamo i green bond, abbiamo ormai pacchetti abbastanza standard da parte delle banche per finanziare un fotovoltaico, un eolico. Abbiamo un'infrastruttura finanziaria ormai evolutissima. È facile. Finanziare un progetto di economia circolare oggi è molto complesso. Un imprenditore che va in banca e dice ho un progetto per il riutilizzo di un materiale, la trasformazione di questo materiale e la sua valorizzazione, spiegarlo in banca è complicato. Non è colpa della banca, non è colpa dell'imprenditore, solo che c'è un gap di competenze e di conoscenze fondamentali. Allora la creazione di un circular bond, okay, con delle regole chiare. Una cosa chiara che deve essere definita è il progetto deve garantire un indice di circolarità che sia garantito, cioè oggi è misurabile. Okay? Come Circular Economy Network abbiamo definito una lista di indici misurabili insieme all'Enea, okay, che permette di monitorare lo sviluppo e lo sviluppo della circolarità in un progetto. Ecco, questo tipo di indici sono necessari. L'Europa ha appena diciamo, pubblicato la tassonomia sui finanziamenti circolari. Questo lavoro deve essere finalizzato per poi arrivare e permettere alle banche e al diciamo, sistema finanziario, anche ai fondi, di creare dei veri e propri circular bond a supporto di progetti economicamente vantaggiosi. Per darvi però un'idea, oggi ci sono imprese che emettono anidride carbonica. Ci sono imprese a 5 km che invece consumano anidride carbonica. Immaginatevi un'acciaieria da una parte e un impianto di imbottigliamento dall'altra. Okay? Pensate che domani l'anidride carbonica prodotta e generata dall'acciaieria viene comprata dal sistema di imbottigliamento. Abbiamo fatto tre cose buone per l'ambiente e per gli imprenditori. Abbiamo ridotto l'effetto CO2, abbiamo venduto e quindi prodotto fonte di reddito per l'acciaieria e abbiamo venduto CO2 a prezzi più bassi